Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exo Tarot Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di marzo e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. Andremo a vedere il vostro arcano del mese, poi le energie a livello personale, l'ambito amore, coppia single e l'ambito lavoro, finanze. E infine vedremo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Inoltre vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro, dove c'eravamo lasciati nel mese di febbraio. Voi avevate il matto, un'energia sia forte, assolutamente sì, però allo stesso tempo molto molto imprevedibile. Può portare degli imprevisti, può portare il fatto di avere a che fare con delle persone matte, tra virgolette, nel senso altalenanti, nell'umore, nei comportamenti, anche situazioni da gestire, perché magari o un imprevisto o una situazione un po' particolare che state già vivendo può essere un po' complessa, però può portare anche tante cose a livello di emozioni, di imprevisti positivi, magari cose molto, molto esaltanti, molto emozionanti. Quindi un'energia da cogliere secondo me, soprattutto se c'è stata possibilità di un vero e proprio inizio riguardo un progetto, un'idea, qualcosa da realizzare. E adesso andiamo a mettere via la nostra carta di febbraio, vediamo il vostro arcano di marzo. Quale sarà? Troviamo la carta della temperanza, totalmente diversa come energia, quindi un mese di febbraio che passa attraverso la moderazione. Moderazione perché magari c'è bisogno di recuperare un po' la confusione, qualche fase di incertezza, l'abbiamo visto proprio con il matto precedente, allora proprio è perfetta per riportare un po' di sano equilibrio, oppure di prendere il controllo di qualche situazione, però senza eccedere. Il controllo può essere positivo e giusto, soprattutto delle nostre emozioni, soprattutto se qualcosa è un po' troppo altalenante, però questa carta ci chiede di non eccedere, di non esagerare, di mediare, di moderare, smorzare, andare ad equilibrare quelle situazioni che magari non ci permettono di agire come si deve o di avere lucidità. Quindi è l'eccesso che in questo mese deve essere gestito. E poi anche una carta di guarigione, di cura, di guarigione, di seguire il flusso degli eventi, di non forzarli, di lasciarsi andare in un certo senso. E adesso andiamo a vedere come questa si riflette nei vari ambiti, partiamo proprio da quello strettamente personale. Queste sono energie che vi possono aiutare a capire come gestire le vostre cose e più o meno che cosa aspettarvi in senso generico del vostro mese. Come prima carta troviamo la forza, quindi i primi 10 giorni con la carta della forza non solo indica determinazione e coraggio, ma anche questa ci fa capire che non è la forza bruta, appunto, diciamo l'eccesso, ma è il dominio su quelle emozioni, su quelle cose, sui bassi istinti, su quelle che anziché aiutarci ci bloccano. Quindi anche qui la carta ci chiede la forza della comprensione, della gentilezza, dell'amore anche, perché no? È così che si combatte le cose più complesse, più difficili e soprattutto non si deve permettere
ai propri istinti di emergere in un modo prepotente, in modo eccessivo. Questo può riguardare proprio delle situazioni che in qualche modo sono molto particolari, molto difficili da gestire, allora quindi occhio, coraggio e determinazione assolutamente sì, procedere, insomma andare avanti, però seguire anche un po' il flusso degli eventi, cioè se magari c'è una situazione dove volete e sentite di intervenire subito, immediatamente, invece magari è meglio aspettare che le acque si possano calmare un attimino e poi agire, intervenire. Questo è giusto un esempio. Il 3 di bastoni, ecco, questa fa capire che bisogna aspettare o probabilmente se state aspettando delle risposte, delle evoluzioni di un qualcosa che avete fatto, è una carta di attesa, però che deve essere un'attesa comunque proficua in un certo senso, quindi di concentrarvi sulle cose più importanti, però soprattutto di osservare intorno a voi cosa si muove. Perché magari c'è un indizio, c'è un segnale che vi può essere utile, però di avere pazienza, di aspettare. Alcune cose non sono ancora pronte o alcune cose devono ancora arrivare ed emergere. E poi abbiamo infine il re di coppe. Può riferirsi a una persona nello specifico che è pronta a sostenervi, ad aiutarvi, a prendersi cura di voi, oppure potrebbe essere una vostra stessa energia, indipendentemente dal fatto che siete uomo o donna, cioè di prendere il controllo delle vostre emozioni, non di soffocarle, attenzione, ma di prendere il controllo per gestirle al meglio, essere comunque amorevoli, essere comprensivi, però c'è bisogno di questo controllo emotivo. Adesso andiamo a vedere come tutte queste energie si riflettono nei vari ambiti, partiamo proprio dall'amore. Dico amore, coppia single, perché sono le cose che principalmente andremo ad analizzare, però per chi non dovesse essere interessato, magari si può parlare anche di amore a 360 gradi, cioè amicizia, famiglia, quindi ci possono essere anche delle indicazioni del genere. Abbiamo il 2 di coppe molto interessante, 2 di coppe ci parla di intesa, ci parla di unione, di 2 forze che effettivamente, magari pur essendo diverse, possono essere, in unione, profonda e perfetta. Per, sia un progetto, un'idea o comunque per aiutarsi a vicenda in qualcosa di importante, magari ecco, questo è il momento giusto per stringere un patto, per promettersi, qualcosa, perché questo vi aiuterà a gestire tutto il mese, anche le situazioni un po' più complesse, perché questa regina di spade, è in una possibile persona, un contrasto, un litigio, una persona che può mettere zizzanie o difficile proprio da gestire. Magari c'è qualcuno in famiglia oppure qualcuno a livello esterno che può mettere un po' di tensione nella vostra unione. Abbiamo ben 2, 2, 2, in questo caso il 2 di bastoni, ecco questa può aprire, un po' le porte a nuove possibilità, a nuove situazioni. Anche questa un po' è una carta di attesa, di espansione e possibilità, perché vuol dire che salta fuori un'idea, una proposta, un'intenzione, un qualcosa da poter realizzare, però al momento non ancora ci sono i presupposti giusti, però quando salta fuori qualcosa possiamo metterci nelle condizioni di capire meglio quello che si sta vivendo e anche di pianificare i prossimi passi. Quindi cioè, si vede proprio un mese molto intenso per le coppie e le relazioni più importanti, per intensificare la propria unione, i propri progetti comuni, di aiutarsi, di proteggersi da qualcosa o da qualcuno. E per i single troviamo delle situazioni un po' complesse da gestire effettivamente, perché abbiamo ben 2 carte di corte, sia il re
di spade, diciamo in questo caso, e poi invece troviamo il paggio o il fante di coppe, al centro questo 7 di bastoni. Dicevo, energie un po' complesse perché se avete a che fare con qualcuno, quindi c'è già magari una situazione in corso, una conoscenza, allora forse o non procede per il verso giusto o comunque ci sono delle difficoltà, magari non c'è comunicazione, magari c'è un interesse che lì non sapete, se proseguire, se fare qualcosa, se aspettare. Di sicuro questo 7 è significativo perché parla di ostacoli, parla di, o una situazione che proprio non ha presupposti, non ha possibilità di procedere, perché magari l'altra persona è impegnata o siete impegnati voi, oppure ci sono delle cose un po' troppo, difficili. Però attenzione, qui verso la fine potrebbe esserci una nuova situazione, un nuovo inizio, magari una novità, una nuova conoscenza che, può essere totalmente diversa da tutta la parte, tutto il periodo precedente e quindi le persone, diciamo, coinvolte. Come dico sempre, sono energie generiche, magari questa può rappresentare una persona del vostro passato che in qualche modo, avete ancora nei vostri pensieri, magari la cosa si è già conclusa, però fate fatica a lasciare andare, ad andare avanti, oppure una persona di interesse, però purtroppo non ci sono i presupposti giusti. Di positivo c'è quella novità in arrivo verso fine mese. E adesso procediamo con l'ambito lavoro, situazioni economiche, finanziarie, cose che possono riguardare anche se avete dei progetti a livello personale. Sappiamo benissimo che qualsiasi tipo di progetto in qualche modo, se vogliamo realizzarlo, ha bisogno dei suoi fondi. Se volete fare un viaggio, ovviamente ci vogliono i soldi, oppure magari altri hanno progetti artistici o cose che vi piacciono, quindi rientra tutto in questo ambito. Principalmente vi posso dire che a livello proprio di finanze, ovviamente ci sono delle cose che sono in fase di evoluzione, di cambiamento, quindi qui ci si deve difendere da o qualche spesa che potrebbe essere eccessiva, da un imprevisto, da un ostacolo. A volte ci possono essere purtroppo degli impedimenti e delle lungaggini, delle difficoltà a livello burocratico o delle questioni a livello legale. Se sono in corso, probabilmente ci possono essere dei cambiamenti. Essendoci la carta della ruota, dipende, è tanto troppo generica, un po' come questo tipo di lettura, però già vi può far capire che verso la fine del mese può, girare la ruota, però dipende in che verso gira. Magari di capire precedentemente, l'indizio principale è quello di fare attenzione, di proteggervi, di proteggere voi stessi, le vostre stesse energie, il denaro, i risparmi, quindi anche di contenervi e di fare attenzione, perché potrebbe esserci qualche imprevisto. Imprevisto negativo nel senso di spese, di un qualcosa che non funziona per il verso giusto, oppure invece può essere positivo, nel senso perché chiedere di trattenersi, di risparmiare, di fare attenzione, perché magari quei soldi possono essere utilizzati per un qualcosa di molto positivo che magari state aspettando. Questo insomma, ovviamente vale anche per chi ha il lavoro e in genere per le finanze, quindi di fare attenzione, però sapere che si possono muovere delle cose positive, soprattutto se volete fare grandi cambiamenti o se state aspettando delle risposte e delle opportunità da cogliere, possono arrivare proprio verso fine mese. E per chi è in attesa, chi sta cercando, abbiamo la luna, la forza, anche qui abbiamo la stessa energia, e la regina di denari. Molto interessanti perché il periodo un po' più strano è proprio l'inizio, un po' ambiguo, un po' strano. La luna
ci dice che non dobbiamo illuderci, magari potrebbe esserci qualche cosa di positivo, però di fare attenzione perché magari possono essere delle proposte, non proprio giuste, oppure sì, positive da un lato, però c'è il retro che non va bene, diciamo, per noi. Magari la proposta può essere interessante dal punto di vista remunerativo, però è un lavoro che non vi piace oppure è troppo faticoso o viceversa, magari ecco questo è da attenzionare. La forza e la regina vi sta dicendo che può esserci sia una persona che magari vi fa una proposta o una persona che comunque è pronta a sostenervi, ad aiutarvi economicamente in questo periodo, in questa fase di passaggio. Quindi dicevo la forza vi chiede coraggio, vi chiede di continuare a procedere, magari anche se alcune situazioni si muovono o si muovono poco, forse vi stanno anche chiedendo di cercare di fare voi qualche cambiamento. Magari queste appunto possono essere un ottimo suggerimento per alcuni e se io dico sempre quando c'è qualche carta, qualcosa che non ci piace e che magari ci dà già qualche indizio che le cose si muovono poco, magari possiamo intervenire e cercare di andare a cambiarle. E adesso vediamo i segni zodiacali da attenzionare. Troviamo Mercurio che ovviamente si riferisce ai Gemelli e alla Vergine, Sagittario, quindi qui già troviamo possibili indicazioni su che cosa aspettarci e poi infine abbiamo Gemelli. Comunicazioni, di fare attenzione alle comunicazioni, alle cose che sono in arrivo, di sfruttare la nostra intelligenza, la nostra esperienza, giocare d'astuzia, quindi farsi un po' furbi. È un periodo anche di conoscenze, di nuove conoscenze, di andare a approfondire alcuni legami o migliorarli, di apertura e di condivisione e quindi importante per la socializzazione oppure per quelle nuove conoscenze che possono essere attive, stimolanti e ispiranti per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di marzo. Ciao!